Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi vi aspetta un nuovo quiz di cultura generale a tema scientifico. Un viaggio tra curiosità e conoscenze che metterà alla prova la vostra preparazione scientifica. Dovrai rispondere a 30 domande, divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Quale organo pompa il sangue? Il cuore. Il cuore funziona come una pompa che mantiene il sangue in circolazione attraverso 2 circuiti. Parte destra porta il sangue povero di ossigeno ai polmoni. Parte sinistra riceve il sangue ossigenato dai polmoni e lo distribuisce a tutto il corpo. Quale forza ci tiene con i piedi a terra? La gravità. La forza che ci tiene con i piedi a terra è la forza di gravità, cioè l'attrazione esercitata dalla terra sul nostro corpo, che ci spinge verso il suolo. Qual è il satellite naturale della Terra? La Luna. La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Dista circa 384.000 km, riflette la luce del Sole e ha una gravità pari a circa un sesto di quella terrestre. Qual è l'osso più lungo del corpo umano? Il femore. Si trova nella parte superiore della gamba. Negli adulti misura in media circa 45-50 cm ed è anche l'osso più forte e resistente di tutto il corpo umano. A quale temperatura congela l'acqua? A 0 gradi. Alla pressione atmosferica normale, l'acqua pura congela a 0 gradi Celsius, che corrispondono a 32 gradi Fahrenheit. Qual è il processo con cui le piante producono energia usando la luce? La fotosintesi. Le piante producono energia attraverso la fotosintesi clorofilliana, un processo che utilizza la luce del sole, l'acqua e l'anidride carbonica per produrre glucosio e liberare ossigeno nell'aria. Quale organo filtra il sangue e produce urina? Il rene. Ne abbiamo 2 e il loro compito è eliminare dal sangue le sostanze di scarto e quelle in eccesso, formando così l'urina. Quale particella ha carica negativa? L'elettrone. La particella elementare con carica elettrica negativa per eccellenza è l'elettrone. Gli elettroni si trovano all'interno degli atomi e si muovono intorno al nucleo centrale. Quale gas è indispensabile per la respirazione umana? L'ossigeno. È il gas indispensabile alla respirazione umana. Costituisce circa il 21% dell'aria e raggiunge le cellule attraverso i polmoni, dove viene utilizzato per produrre l'energia necessaria all'organismo. Quale processo trasforma l'acqua in vapore? La vaporizzazione. Il passaggio dell'acqua dallo stato liquido a quello gassoso si chiama vaporizzazione. Può avvenire lentamente per evaporazione o rapidamente per ebollizione. Difficoltà media.
Quale vitamina produce il corpo grazie alla luce solare? La vitamina D. L'organismo ottiene la vitamina D principalmente dal sole, mentre una piccola parte arriva dagli alimenti. È importante per rafforzare le ossa, sostenere il sistema immunitario e favorire il corretto funzionamento dei muscoli. Quale animale è il più grande tra quelli attualmente viventi? La balena blu. La balena blu o balenottera azzurra può raggiungere una lunghezza di 30 metri e pesare fino a 200 tonnellate, superando qualsiasi altro animale vivente sulla Terra. Qual è il simbolo chimico del ferro? Fe. Il simbolo chimico del ferro è Fe, che viene dalla parola in latino ferrum. Il suo numero atomico nella tavola periodica è 26. Quale pianeta è il più vicino al Sole? Mercurio. Si trova a una distanza media di circa 58 milioni di chilometri. È anche il pianeta più piccolo del Sistema Solare e impiega solo 88 giorni per completare un'orbita intorno al Sole. Qual è l'unità di misura della corrente elettrica? L'ampere. Misura la quantità di carica elettrica che attraversa un conduttore in un secondo. Si misura con l'amperometro. Come si chiama il passaggio dallo stato solido a quello gassoso? Sublimazione. La sublimazione è il passaggio in cui un solido si trasforma direttamente in gas, senza diventare prima liquido. Quale parte del fiore produce il polline? L'antera. La parte del fiore che produce e contiene il polline è l'antera, che costituisce la porzione terminale e fertile dello stame, l'organo riproduttivo maschile della pianta. Quale strato della Terra è composto da rocce fuse? Il mantello. Il mantello, specificamente la stenosfera, che si trova nella sua parte superiore, è lo strato situato sotto la crosta ed è formato da rocce molto calde, che in alcune zone possono trovarsi allo stato parzialmente fuso. Quale forza si oppone al movimento di un oggetto? L'attrito. Questa forza nasce dal contatto tra le superfici di due corpi o tra un corpo e un fluido, agendo sempre in direzione opposta rispetto al verso dello spostamento o del moto. Che cosa misura un barometro? La pressione atmosferica. Il barometro misura la pressione atmosferica, cioè il peso che l'aria dell'atmosfera esercita sulla superficie terrestre. Difficoltà alta. Come si chiama la galassia che contiene il Sistema Solare? Via Lattea. Contiene centinaia di miliardi di stelle, oltre a gas e polveri, e si estende per circa 100.000 anni luce. Il Sole si trova in una regione periferica della galassia, all'interno di uno dei suoi bracci a spirale. Quale parte dell'occhio regola la quantità di luce che entra?
L'iride. L'iride, la parte colorata dell'occhio, controlla la quantità di luce che entra attraverso la pupilla, modificandone la dimensione. Funziona in modo simile al diaframma di una macchina fotografica. Quale elemento costituisce la maggior parte della massa del Sole? L'idrogeno. È composto principalmente da idrogeno, che costituisce circa il 73% della sua massa, e da elio, che rappresenta circa il 25%. Il restante 2% è formato da elementi più pesanti, come ossigeno, carbonio, neon e ferro. Quale animale può rigenerare parti del proprio corpo? Axolot. È famoso per la sua straordinaria capacità di rigenerazione. Può ricrescere arti e parti di organi e tessuti. Anche salamandre, lucertole e planarie hanno notevoli capacità rigenerative. Come si chiama la luce prodotta da alcuni organismi viventi? Bioluminescenza. È un processo chimico naturale in cui l'energia viene trasformata in luce fredda, senza generare calore. Cosa indica la danza delle api? Cibo. È un linguaggio con cui le api operaie comunicano alle compagne la direzione, la distanza e la qualità di una fonte di cibo o di acqua. Quale parte del cervello coordina l'equilibrio? Il cervelletto. Situato nella parte posteriore del capo, sotto il cervello, coordina i movimenti e mantiene l'equilibrio, grazie ai segnali provenienti dai muscoli e dall'orecchio interno. Quale animale può dormire per anni? La lumaca. La chiocciola, o lumaca di terra, può entrare in uno stato di estivazione o letargo prolungato, durante il quale può rimanere inattiva anche per fino a 3 anni. Quale colore si ottiene mescolando tutti i colori della luce visibile? Il bianco. Questo processo si chiama sintesi additiva, perché le diverse onde di luce si sommano e aumentano l'intensità luminosa complessiva fino a formare la luce bianca. Qual è la stella più vicina al Sole? O Proxima Centauri. La stella più vicina al Sole è Proxima Centauri, una nana rossa situata a circa 4,24 anni luce di distanza da noi. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 10 punti, la scienza nasconde ancora parecchi misteri per te. Hai riconosciuto alcune risposte, ma c'è ancora molto da scoprire. Con un po' di curiosità e qualche nuova conoscenza, il prossimo risultato potrebbe essere decisamente migliore. Se hai fatto da 11 a 20 punti, ottimo risultato. Hai dimostrato di possedere una buona cultura scientifica e di conoscere molti fenomeni, organismi e curiosità del mondo che ci circonda. Qualche domanda più difficile ti ha messo alla prova, ma sei sulla strada giusta. Continua a migliorarti. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti, risultato eccellente. Hai dimostrato una preparazione scientifica notevole e una grande capacità di ricordare anche informazioni meno conosciute. Tra pianeti, animali e fenomeni naturali, sembra proprio che la scienza non abbia quasi più segreti per te. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo.
Al prossimo quiz!